Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche spirituali per il secondo semestre del 2024. Bene. Abbiamo la carta del mondo, c'è come un periodo di completamento, un qualche tipo di tema che potrebbe arrivare, insomma, a dare dei risultati, a dare dei frutti. Andiamo a vedere, amici dell'Acquario, di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho poi pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per approfondire. Trovate il link alle previsioni del primo semestre del 2024 se volete controllare, il link alle previsioni dell'estate e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, ok, abbiamo un 6 di coppe, mm. 10 di coppe, diavolo, re di pentacoli, 4 di spade, 9 di coppe, e 4 di bastoni. Le prime due carte mi parlano di famiglia, queste due carte mi parlano di... anche questa mi parla di coppia, unione, questa mi parla di figli e anche il 6 di coppe. Quindi sapete che le carte hanno più significati, no? Io vi farò come degli esempi per aiutare a integrare la lettura alla vostra realtà. Questa è una di 4 letture che sto pubblicando per il 2024, una è già uscita ed è generale, uno sguardo generico al 2024, questa è per l'evoluzione spirituale, poi ce ne sarà un'altra sull'amore e gli affetti e un'ultima sul lavoro e l'economia. Partiamo da questo 6 di coppe, ragazzi. Io qui ho come l'idea che ci sia, infatti, 7 di coppe, da rivedere certi tipi di, da guarire, guardate 4 di spade che avete comunque già qui, certi tipi di pensieri, mi verrebbe da dire vedendo il 6 di coppe, un po' troppo romantici che avete inerente ad un tema o a più temi. Potrebbe anche far riferimento a come vedete una relazione con qualcuno nello specifico, perché 6 di coppe mi parla anche di fratelli, mi parla di cugini, di parenti paralleli. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Otto di pentacoli e regina di bastoni. È come se aveste bisogno di lavorare sul mantenere unito un certo gruppo, per qualcuno è la famiglia, per qualcuno è il gruppo di lavorativo. La famiglia qui non è detto che sia necessariamente la famiglia di sangue, può essere anche una famiglia di anime, per capirci, di persone con le quali state bene, potrebbero essere amici, potrebbero essere cugini, insomma. C'è un po' come da, mi viene da dire, lavorare sulla vita sociale e sulle relazioni che avete con questo gruppo di persone. O perlomeno questo sarà un po' il tema del prossimo semestre. Andiamo a vedere il diavolo.
Ragazzi, devo dirvi una cosa. Ho appena fatto la lettura del leone. Il leone aveva le stesse carte qua, ma esattamente queste, ma girate così. E siccome l'acquario e il leone sono i segni speculari, è interessantissimo come ci fosse, diciamo, la stessa energia, ma capovolta nel segno del leone. Wow! Continuo a stupirmi dopo quasi 30 anni che leggo le carte. Ok. No, scusate, questa era girata dritta. Ok. Ehm, Amici dell'Aquario. Qui il tema è un po' diverso rispetto a quello del leone, ma se volete potete andare a vedere l'altra lettura. Qui ho, come mi salta all'occhio, che il prossimo semestre per voi sarà una presa di consapevolezza di certi condizionamenti, di certe ferite. Il giudizio parla di giudizio universale, di quello che abbiamo subito, ma anche di quello che abbiamo fatto. Quindi è un po' come il rendersi conto di tutto quello che vincolava, che insomma con il diavolo ha sempre a che vedere un po' con la mente, le trappole mentali, l'ego, il raggiungimento di certi ruoli o risultati. Però con la carta del giudizio è come se si avesse una visione d'insieme di tutta questa sofferenza che ha bloccato. Wow! E qui sì, e si va a lavorare qualche cosa di infanzia, qualche tipo di ideale che c'è bisogno di guarire. E anche qui rivediamo il 4 di spade. Adesso poi ci arriviamo. Andiamo a vedere il re di pentacoli. 7 di spade. Di nuovo le menzogne della mente. E e diavolo. Sì, io sento che è come se avessi bisogno letteralmente di mettervi a tavolino e di contare, ragazzi ve lo dico come l'ho sentita, e di contare così, potrebbero essere le bugie, potrebbe essere la manipolazione, potrebbe essere il controllo, questo è un diavolo al contrario, potrebbe essere qualche questione legata o al potere o ai soldi, perché qua abbiamo un re di pentacoli. C'è come qualche idea sfarsata con questo 7 di spade e il diavolo, o per quello che riguarda, può essere la figura maschile, può essere una figura in particolare come un padre o un partner, può essere una questione legata alla gestione del vostro quotidiano o magari anche alla gestione dell'economia, perché quando c'è il diavolo girato al contrario, fate attenzione se, insomma, conoscete questo re di pentacoli, ci potrebbero essere degli illeciti, qui nascosti. Anche se sento che è un po' come esplorare a tavolino le vostre zone d'ombra. Fatemi sapere come vi risuona, perché poi per ognuno è differente. Andiamo a vedere il 4 di spade. La luna, eh sì, mi richiama tanto il passato, questo periodo, ragazzi, come se avessi bisogno di guarire qualche cosa del passato, qualche cosa a livello familiare, qualche paura, qualche proiezione. Ah, guardate, in questo momento nella sezione degli abbonati sto trattando anche i traumi ereditati, che è un po' quello che sento anche con la luna, che sono quei traumi che non abbiamo vissuto noi in modo diretto, ma che noi, diciamo, assorbiamo perché un nostro genitore sì lo ha vissuto. Vi faccio un esempio. Quando un genitore ha vissuto la guerra, la paura della sopravvivenza fa sì che questa persona possa, non è detto che succeda, però possa diventare attaccato, e qui arriviamo all'avidità, attaccato ai beni materiali, al cibo più che tutto, perché il cibo garantisce la sopravvivenza. Quindi chi ha superato la guerra, ve lo dico perché era un atteggiamento di mio nonno, lui ha passato la guerra e dopo, anche quando era in un periodo, diciamo, di stabilità economica, la sua tendenza
perché gli era rimasta quella paura, era di accaparrarsi cibo. E se poi succede questo, e se poi succede quell'altro, almeno lui la scorta, la sopravvivenza, la vita ce l'aveva garantita. Qui è un po' la stessa cosa, secondo me. Ehm, Ci sono come delle paure o delle proiezioni, come vi dicevo prima, e potrebbero essere inerenti al potere personale, a come gestire i soldi, cose di questo genere, che avete bisogno un attimino di guarire. Andiamo a vedere il 9 di coppe. È come se, guardate, ho sentito proprio letteralmente come un sapore di bruciato nella bocca, come se ci fosse dell'amaro in bocca. No, ce n'è un'altra. Allora, 10 di bastoni, 4 di coppe, regina di spade e cavaliere di pentacoli. E che finché non lasciate indietro tutta questa roba qua, che qua si può riassumere con il 10 di bastoni, le aspettative degli altri, le aspettative anche vostre certe volte, perché siamo noi che ci mettiamo certe aspettative e poi ci incastriamo per raggiungere quell'obiettivo. Si tratta qui di abbassare un pochettino l'asticella. Potrebbero essere i sensi di colpa, potrebbero essere responsabilità, insomma c'è bisogno di alleggerirsi un po' da questo punto di vista per riuscire a ritrovare l'equilibrio, la stabilità e l'armonia. Il 4 di bastoni è una carta molto positiva perché mi parla appunto di una rinnovata stabilità, di una sorta di pace interna dove i bisogni di base sono soddisfatti, quindi il discorso del nutrimento di cui vi dicevo prima, la casa, dei vestiti per coprirsi, insomma, un po' come mi viene in mente, c'è un oracolo che non mi ricordo, io gli oracoli, guardate, non mi ricordo mai come si chiamano, comunque, e la carta si chiama Latte e Miele, mi pare di ricordare che sia 53, ma non sono sicura. Ed è proprio una carta che invita a godersi i piccoli piaceri della vita, Acquario. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Sì, arriva come una stabilità di base. Guardate, per qualcuno con questo 8 di bastoni ci potrebbe anche essere una novità, una comunicazione in arrivo, ma qui è come se alla fine vi trovaste protetti, sarete protetti, vi creerete la vostra zona di comfort, la vostra zona sicura, mi viene da dire, amici dell'Aquario, nonostante queste proiezioni, ma perché comunque qui ci sarà come un lavoro. Guardate, vi dirò, questo re di pentacoli potrebbe anche essere qualcuno. ehm, sì, mi viene, guardate, fate attenzione perché potrebbe essere qualcuno che tenta di manipolarvi con queste due carte qui. E voi potreste risuonare con questa persona proprio a causa di questi modi di pensare, illusioni, traumi ereditati dalla famiglia. C'è da uscire da questa zona di comfort perché così come siete non siete soddisfatti. C'è da, questo è un 10, c'è da tirarsi, buttarsi indietro certi pesi, certe responsabilità, quello che vi ho detto prima fondamentalmente. Ragazzi, vedo che poi il periodo comunque, insomma, c'è un mondo che è un compimento, un risultato, qui abbiamo un 10, qui abbiamo un 4 di bastoni che mi dice che sì, creerete la vostra zona di comfort, sì, creerete la vostra zona di protezione. Il 9 di bastoni è una carta che vi dice di mantenere alte le barriere, soprattutto in questo caso. Ora, dipende da chi rappresenti per voi il re di pentacoli, sinceramente. Vi ripeto, può essere può anche essere qualche studio contabile, qualche ehm, finanziatore, influencer, investitore, non lo so, c'è qualcosa di... Guardate, facciamo così, datemi una carta in più per il 7 di spade, asso di coppe, una carta per il diavolo. È come se ci fosse una promessa in vano, sento io con questa persona. Ho un'idea buttata lì per essere buttata lì.
Di nuovo una carta che è come, ecco ragazzi, la sento una prova, perché è come se ci fosse tutto che mi rimanda al passato, come se voi aveste già vissuto questo tipo di dinamica, questo tipo di comportamento, e qua si tratta di vederlo e cambiarlo. Qui col 10 si fa un punto a capo, da lì troverete la vostra stabilità. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli, uno di questi che trovo bellissimi. Guardate, casca giusto a fagiolo con la carta del diavolo. Reclama il tuo potere. Sembrano tanti gomitoli di lana. Potrebbero essere tanti soldi o come bolle di energia, potremmo anche vederle. La lezione di oggi segnala una ragione per la quale dilapidi il tuo potere nel giorno quotidianamente, nel giorno a giorno, e poi chiediti se vale la pena la perdita di pace interiore che scusate, che questo suppone sarebbe. Il tuo obiettivo reclama il tuo potere in modo positivo e cosciente. Allora, segnala una ragione per la quale dilapidi il tuo potere nel giorno a giorno, nel dia a dia, giornalmente, e poi preguntati se vale, e poi scusate, e chiediti se vale la pena la perdita della pace interna che questo suppone. Che interessante. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor. Ok, velocissima. Riempi il cuore e la mente con la pace, l'amore, la serenità e la tranquillità. Fallo la sera prima di andare a letto come ultimo atto della giornata e poi al mattino come prima cosa al risveglio. Quando avrai imparato a fare così, questo meraviglioso stato di coscienza entrerà a far parte della tua vita quotidiana. Per fare davvero bene qualcosa ci vuole pratica. Sviluppa la volontà di praticare e continua ad esercitarti a vivere una vita pacifica e serena fino a raggiungere una padronanza tale che essa sarà parte di te. Comincia fin da ora. Bellissima lettura, amici dell'Acquario. Spero che vi sia stata utile, spero che insomma vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere con un commento, con un like. Se avete piacere di sostenere il canale potete anche condividere il video, iscrivervi o lasciare una donazione. E se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail per prenotare un appuntamento oppure potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!